Benvenuti a questo quarto video della serie dedicata al progetto di Anapri Cancello utilizzando Arduino e un modulo SIM800. Abbiamo visto finora come preparare un circuito per alimentare il nostro SIM800, come scambiare i dati con Arduino. Abbiamo visto anche come utilizzare le funzioni di base del SIM800 per ricevere telefonate, per inviare o ricevere messaggi SMS e anche come controllare la rete telefonica o il livello di segnale della rete GSM. Vediamo in questo video invece delle funzionalità più evolute messe a disposizione da Syncon sui moduli SIM800. Sono sempre molto facili da utilizzare attraverso la serie di comandi AT e sono funzionalità che ci torneranno molto utili all'interno del nostro progetto. Bene, alimentiamo il nostro circuito, colleghiamo la porta seriale e iniziamo. Ripartiamo dal circuito e dallo sketch utilizzati nei video precedenti per fare le prove con il nostro SIM800. Ricordo che lo sketch fa fare al nostro Arduino semplicemente un ponte tra la porta USB a cui siamo connessi e la linea seriale a cui invece è connesso al SIM800. In questo modo, utilizzando il monitor seriale, possiamo direttamente comunicare con SIM800 e vederne le risposte che ci dà. Fatto questo iniziamo anche a inviare i comandi che abbiamo già visto la volta precedente e che utilizzeremo al setup, cioè per impostare il nostro SIM800 alla corretta comunicazione. Cioè facciamo una prima prova con un comando AT, vediamo che ci risponde, disabilitiamo l'eco, impostiamo la AT più clip uguale a 1, la comunicazione del chiamante a fronte della ricezione di una telefonata o di un SMS, e facciamo anche l'impostazione più CMGF uguale a 1 della comunicazione sulla seriale degli eventuali SMS in formato testo, in modo che siano più chiari. Da ultimo puliamo la memoria, la SIM card dagli eventuali SMS già memorizzati, più CMGBA uguale WAPC maiuscolo del all. Ok, a questo punto cominciamo a vedere qualche funzionalità aggiuntiva. Partiamo dall'orologio. SIM800 ha a bordo un orologio che può essere impostato con il comando CCLK e interrogato allo stesso modo. Vediamo un attimo, AT più CCLK punto di domanda. All'accensione l'orologio è impostato al 1 gennaio 2004, ricordo che il formato, vediamo qui, è anno, mese e giorno, quindi 2004, 1 gennaio 2004 e all'ora 00. In realtà il modulo SIM800 ha la possibilità di mantenere sotto carica l'orologio e gestire un vero RTC. Infatti su lo schema dei pin vediamo che c'è, eccolo, un pin specifico, il VRTC, che poi può essere utilizzato, eccolo qua, per collegarci a seconda delle scelte o un condensatore a capacità ampia oppure una batteria esterna, proteggendo il circuito con un diodo o meno a seconda del tipo di batteria. Questo pin però non è esposto sulla scheda di sviluppo che abbiamo a disposizione, quindi anche volendo, a prescindere dalla nostra volontà di aggiungere o meno una batteria, non abbiamo a disposizione un orologio che mantenga l'orario, l'impostazione quando il sistema si spegne. Ad ogni spegnimento l'orologio si resetta e all'accensione si reimposta al 1 gennaio 2004. Bene, sospendiamo un attimo l'analisi dell'orologio, la riprendiamo tra poco e vediamo un'altra funzionalità messa a disposizione dal SIM800. Vediamo come attivare una comunicazione GPRS. Per attivarla bisogna seguire questa sequenza di comandi.
Prima di tutto dichiariamo che vogliamo aprire una comunicazione GPRS con questo comando AT più SAP-BR uguale 3,1 virgola contype chiuse virgolette virgola GPRS. In pratica stiamo definendo la variabile contype al valore GPRS, stiamo dichiarando che apriremo una comunicazione GPRS. Poi definiamo un altro parametro, che è il parametro APN, dove dichiariamo il nome del server APN del nostro operatore telefonico. Quindi AT APN, e qui dobbiamo impostare come dicevo, il nome del server APN del nostro operatore. Dipende quindi dall'operatore telefonico che utilizzate. Io sto utilizzando una SIM card della TIM, il nome del server è wap.tim.it. Per sapere qual è il nome del server APN del vostro operatore telefonico è semplice, impostate su Google APN il nome del vostro operatore telefonico, e se non è la prima, sarà la seconda pagina che appare, è la pagina del vostro operatore con le indicazioni del nome del server APN. A questo punto, abbiamo impostato le due variabili, possiamo aprire la comunicazione GPRS AT più SAP BR uguale 1,1. Ok, aperto. Potete verificare in fase di prototipazione anche dal fatto che il modulo SIM800 inizia a lampeggiare con una frequenza alta, diciamo a circa 3 impulsi al secondo. Questo è proprio l'indicazione del fatto che attiva una comunicazione GPRS. Dal software, siccome dobbiamo poter controllare se è vera la comunicazione, la stessa Syncon, gli stessi manuali Syncon suggeriscono di utilizzare il comando AT più SAPBR 2,1. SAPBR 2,1 restituisce l'indirizzo IP assegnato durante l'apertura del canale GPRS. Se non è attiva la comunicazione, il comando restituisce 0.0.0.0. Il fatto che abbiamo un'indicazione di un IP address diverso da 0 dimostra che abbiamo correttamente aperto la comunicazione GPRS. Anche qui adesso proviamo a chiuderla con il comando AT più SAPBR 0,1. Come vedete sul nostro SIM800 il LED è tornato a lampeggiare circa una volta ogni 3 secondi, e se per curiosità vogliamo provare a dare un AT più SAPBR 2,1, vedete che ritorna 0,0, a differenza di prima, cioè dimostra che non siamo più connessi in GPRS. Ok, sappiamo come gestire l'orologio interno e sappiamo come gestire il GPRS. Cosa fare di questi due servizi? Come ho provato a accennare nei video precedenti, Syncon mette a disposizione sul proprio sito una biblioteca molto ampia di moduli informativi. Se cerchiamo ad esempio per SIM800, troviamo che abbiamo molti manuali a disposizione, perché sviluppa manuali specifici per ogni singolo tipo di servizio richiesto e mette a disposizione le API per gestirlo attraverso i comandi AT. C'è anche un manuale per la comunicazione NTP. Questo tipo di manuali, di cui ho ripreso il manuale NTP, come vedete sono molto semplici. C'è una prima parte di descrizione del servizio, una serie di comandi descritti, normalmente 1, 2, 3 comandi per ogni tipo di servizio, e poi anche vengono riportati degli esempi di applicazioni. E nel caso NTP permettono di sincronizzare l'orologio interno, il clock che abbiamo visto prima, con appunto un server NTP. Lo si fa in questo modo. Allora, prima di tutto dobbiamo impostare, è importante impostare l'orologio a un'ora nota e a un fuso orario, al nostro fuso orario.
Poi a connessione GPRS attiva si procede con la sincronizzazione. Proviamo a farlo. Più CCLK uguale, impostiamo un'ora, una data nota, 01, 01, 01, virgola 01, 2 punti, 01, 2 punti, 01, esageriamo. E impostiamo il nostro fuso orario, più 0,4, che ricorre essere moltiplicato per 4. Dopodiché apriamo la nostra connessione GPRS. Allora noi abbiamo già impostato prima tutti i parametri della comunicazione. Per attivare una comunicazione GPRS ora ci basta lanciare il comando AT più SAP BR uguale 1,1. Verifichiamo che la connessione si attiva, AT più SAP BR uguale 2,1, abbiamo un IP, la connessione è attiva. Ora dobbiamo impostare la comunicazione col server NTP. Richiediamo la comunicazione AT più CNTP CIG uguale a 1 e, come saprete, per attivare la comunicazione NTP richiede il contatto con un server NTP, quindi dovete definire o scegliere l'indirizzo di un server NTP. Bisognerebbe scegliere un server NTP il più vicino possibile, per i motivi che vedremo dopo, proprio fisicamente, localmente, il più vicino possibile. Impostiamo, io ho impostato il server di riferimento invece del servizio NTP in Italia. CNTP uguale WAPC time.inrim.it, 4. 4 è ancora il fuso orario, anche qui dobbiamo ripetere il fuso orario a cui ci riferiamo, quindi va impostato nell'orologio e poi va dichiarato sostanzialmente al server NTP. Bene, ora che abbiamo impostato tutti i parametri, chiediamo la sincronizzazione. Ecco, richiede un attimo, ci ritorna la stringa T più CNTP uguale a 1, qui c'è un codice d'errore 1 per dire che è andato a buon fine. Infatti se adesso chiedessimo l'ora, CCLK, punto di domanda, vediamo che otteniamo la data e l'ora corrente sul fuso orario più 04. Possiamo chiudere quindi la nostra comunicazione. AT più SAP BR uguale a 0,1. Quindi, come vedete, avendo a disposizione la comunicazione GPRS, avendo un orologio interno ed avendo anche una serie di comandi per la sincronizzazione NTP, è vero che non abbiamo un RTC disponibile su SIM 800, ma in sostanza abbiamo la possibilità di avere la sincronizzazione di questo orologio ad ogni eventuale accensione del nostro sistema e quindi avere sostanzialmente l'orologio sempre allineato all'ora esatta. In pratica si comporta come un RTC. Bisogna avere qualche attenzione nella gestione della sincronizzazione NTP. La prima attenzione è che il passaggio da ora legale a ora solare non è automatico in questa gestione e va eventualmente gestito da Sketch. La seconda attenzione è che la sincronizzazione può fallire, è previsto proprio dal protocollo. In sostanza il nostro server NTP invia al client, al nostro SIM 800, il comando con la data e l'ora da sincronizzare. E poi verifica, dopo la sincronizzazione, verifica che i due orologi, il proprio e quello del client, non abbiano uno scostamento superiore a un certo margine di tolleranza. Se questo scostamento è superiore, perché probabilmente c'è stato qualche disturbo sulla rete o qualche picco di trasmissione che ne ha rallentato la comunicazione, ed ora dopo la sincronizzazione gli orologi mantengono comunque una certa distanza, la sincronizzazione viene annullata.
È un caso raro, ma non così difficile che si presenti. Io in un altro tipo di progetto, in un'altra situazione, ci sono una trentina di device IoT che hanno bisogno di una forte sincronizzazione con un server NTP pubblico, stiamo sempre parlando sulla rete, e fanno la sincronizzazione almeno una volta all'ora, quindi 30 device sincronizzandosi 24 volte al giorno, diciamo che fanno circa 750 sincronizzazioni al giorno, e su 750 normalmente almeno 2 o 3 non vanno a buon fine, quindi vedete una probabilità non proprio così bassa. Risolvere il problema della sincronizzazione che non va a buon fine è molto semplice, torniamo un attimo indietro. In sostanza non devo fare altro che richiedere una seconda sincronizzazione. Se la probabilità che una non vada a buon fine è 3 su 750, la probabilità che 2 consecutive non vanno a buon fine è bassa, e se proprio sono sfortunato, la probabilità che 3 sincronizzazioni consecutive non vadano a buon fine è praticamente infinitesima. Quindi si tratta semplicemente di verificare dopo la sincronizzazione che la data sia cambiata rispetto a quella che abbiamo impostato. Per questo prima dicevo impostare una data nota, una data che ci permette di fare un test, verificare che dopo la sincronizzazione, dopo la T più CNTP, la data sia cambiata, e se questa non è cambiata ripetere la sincronizzazione 2-3 volte, sicuramente otteniamo, dopo 2 o 3 volte sicuramente otteniamo la sincronizzazione. Al peggio, diciamo che nella maggior parte dei casi, o praticamente forse sempre, la sincronizzazione andrà a buon fine al primo colpo. Vediamo un'ultima serie di servizi che mette a disposizione Sim 800 e che ci risulterà molto utile nella gestione del nostro progetto. Si tratta della gestione della rubrica, di una rubrica telefonica, una rubrica di numeri sulla SIM card dell'operatore telefonico. Questa gestione viene fatta attraverso una serie di comandi, di cui qua ne riporto i principali. Il comando AT più CPBV ci permette di scrivere, di registrare sulla rubrica telefonica un nome e il numero di telefono associato. La rubrica telefonica è gestita attraverso una posizione, un indice. Se noi lo indichiamo, il nome e il numero di telefono viene registrato esattamente sulla posizione indicata. Se non lo indichiamo, il nome e il numero viene registrato sulla prima posizione libera all'interno della rubrica. In questo modo il comando CPBV può essere utilizzato, o viene utilizzato, anche per cancellare una posizione. Se io indico AT più CPBV semplicemente con l'indice senza indicare il nome e il numero di telefono, libero la posizione indicata dall'indice, cancello il contenuto della rubrica in quella posizione. AT più CPBR seguito dall'indice ci restituisce i dati della posizione indice in rubrica, ma per leggere la rubrica più che questo è molto utile il comando AT più CPBF seguito da un testo che richiama le registrazioni che contengono testo nel numero o nel nome. Facciamo qualche prova. Cominciamo a registrare il numero di telefono che abbiamo a disposizione. AT più CPBV uguale indice, non lo indichiamo così fa la registrazione nella prima posizione disponibile, indichiamo il numero tra doppi apici 11 22 33 44 doppi apici, 2 virgole, e poi mettiamo tra doppi apici il nome, chiusi apici, e così è stato registrato. Se io faccio semplicemente AT più CPBF senza parametri, quindi senza mettere un vincolo sul testo, mi restituisce la lista di tutti i numeri contenuti, che in questo caso è solo 1. Proviamo a registrare un secondo nome, è solo 1, e notate che è stato registrato nella posizione 1. Proviamo a registrare un secondo nome, 11 22 33 55, nome di prova 2,
e adesso facciamo AT più CPBF. Vedete che mi restituisce che nella prima posizione c'è 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, nella seconda posizione 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, e quindi abbiamo le nostre due numerazioni registrate nella rubrica. Ma oltre alla facilità, diciamo, di gestire, inserire e richiamare numeri in rubrica, c'è a questo punto una funzionalità molto utile. Proviamo ad effettuare una chiamata telefonica al nostro SIM 800. Vedete che a questo punto abbiamo attivato più il clip uguale a 1 per la comunicazione del chiamante, ma nella stringa del chiamante appare non solo il numero, ma anche il nome che viene riportato nella rubrica. In pratica, alla ricezione della telefonata, senza dover fare nessuna ricerca, nessun controllo di presenza del numero nella rubrica, otteniamo già la comunicazione del numero e del numero associato. Se volete, in altre parole, c'è la comunicazione del numero e la conferma del fatto che sia presente in rubrica. Chiudiamo la telefonata un attimo. Perché se il numero non è presente in rubrica, questa stringa verrà riportata a 0. Facciamo una prova. Cancelliamo il nostro numero. AT più CCBV, abbiamo detto che è nella posizione 1. Quindi per cancellarlo è sufficiente fare AT più CCBV uguale a 1. Il numero dovrebbe essere stato cancellato. Vediamo se è vero. AT più CCBF mi restituisce la lista dei numeri contenuti. Come vedete c'è soltanto il numero in posizione 2. Proviamo ora a fare una telefonata. Vedete che il numero non è più in rubrica e quindi il nome non viene restituito, o meglio viene restituito una stringa a 0. Ricordiamoci com'era prima. Riallungo un attimo. Col numero in rubrica mi restituisce numero di telefono e nome, col numero assente dalla rubrica mi restituisce una stringa vuota. Quindi in questo modo è facilissimo e già durante la chiamata io vedo se il numero che sta chiamando è presente in rubrica oppure no. In sostanza, diciamocelo, se è un numero autorizzato che verrà registrato in rubrica perché è autorizzato oppure non autorizzato ad usare il mio apricancello. Rivediamo tutti i comandi che abbiamo visto oggi. Abbiamo un orologio interno che può essere impostato o interrogato. Abbiamo la possibilità di aprire una comunicazione GPRS e per fare questo dobbiamo però conoscere l'indirizzo APN del nostro provider telefonico. Avendo aperto la comunicazione GPRS possiamo chiedere una sincronizzazione del nostro orologio ad un server NTP e anche qui dobbiamo avere a disposizione l'indirizzo di un server NTP. Quello che non vi ho detto è che sia l'indirizzo NTP che l'indirizzo APN possono essere espressi in forma numerica, cioè direttamente con l'indirizzo IP. A questo punto otteniamo la sincronizzazione dell'orologio al server NTP. Dall'altra parte abbiamo la possibilità di gestire una rubrica sul nostro telefono attraverso i comandi AT più CPBV che ci permette di registrare un numero e un nome, AT più CPBV ci permette di cancellare la registrazione in rubrica e il comando AT più CPBF che ci permette di avere l'elenco dei numeri presenti in rubrica. Avendo registrato un numero in rubrica, i messaggi più clip che viene restituito alla ricezione di una chiamata e più CMTI che viene restituito alla ricezione di un SMS mostrano sia il nome che il numero di telefono, permettendoci di capire se il chiamante è tra i numeri registrati in rubrica oppure no. Abbiamo visto quindi che facendo le prove con il nostro SIM 800 e controllando sulla documentazione originale abbiamo potuto verificare che non solo SIM 800 diciamo, è adeguato al nostro progetto e soddisfa
le esigenze che avevamo di comunicazione, ma ci permette anche di allargare le caratteristiche del progetto e di dare al nostro apricancello nuove funzionalità. Nel prossimo video quindi riprenderemo le specifiche che avevamo definito all'inizio e come succede, e come abbiamo detto anche che succede, le rivediamo arrivando alla versione definitiva, sfruttando le possibilità che abbiamo con le funzionalità, diciamo così, avanzate del nostro Sim 800. Da lì partiremo a sviluppare software e la versione definitiva dell'hardware.